Mi presento per quanti ancora non mi conoscono, io sono Andrea Baggio e sono la persona che si occupa del supporto tecnico su tutti i nostri prodotti e che si occupa anche di realizzare questi webinar. Quello che andremo a vedere oggi è un prodotto che stiamo per lanciare, che abbiamo lanciato in questi giorni in realtà, ovvero il TP200, che è un display touch Modbus ed MQTT. Sarà presente anche alla fiera a Norimberga, dove saremo presenti come espositori la settimana prossima, quindi sarà diciamo lì il luogo anche del lancio ufficiale. E oggi andremo a vederne però tutte le caratteristiche per introdurre insomma questo nuovo prodotto. E prima di partire vi ricordo un paio di cose, ovvero che il video di questo webinar, così come tutti i video dei webinar precedenti, verrà caricato poi nel nostro sito e anche nel nostro canale ufficiale su YouTube, e che avete a disposizione per parlare con me oggi la chat, tramite la quale mi potete scrivere eventuali domande o comunque chiedere se c'è qualcosa magari da approfondire, qualche argomento su cui sono stato poco chiaro. E sentitevi liberi di farlo, tanto la chat è anonima, quindi solo io posso vedere insomma chi sta scrivendo, e anche mentre sto parlando non fatevi problemi, mi scrivete pure, dopo appena ho un attimo di tempo vi recupero e vi rispondo. Bene, quindi direi di cominciare con l'argomento del giorno, quindi il TP200. Abbiamo preparato ovviamente una presentazione con alcune slide, adesso intanto possiamo vedere le caratteristiche principali sia per quanto riguarda le quote che per quanto riguarda proprio le caratteristiche tecniche del prodotto. Si tratta quindi di un display pensato per il montaggio su un quadro che dialoga tramite Modbus o MQTT, anche se poi arriverà in una seconda fase, comunque a breve, per dare quindi la possibilità di rappresentare graficamente, di vedere su un display le variabili o i segnali insomma, che vi interessano di più. Ecco, allora, le specifiche tecniche, qui possiamo vedere l'alimentazione e le dimensioni, che comunque sono abbastanza contenute, largo circa 23 cm. Il display invece è da 7 pollici, quindi l'area utile diciamo, del display è di 7 pollici. Touch, quindi si può tranquillamente anche usare lo scorrimento per passare da una pagina all'altra, dopo comunque vedremo tutte anche le caratteristiche dell'area diciamo, del display. E qui abbiamo elencato le funzionalità principali, quindi la visualizzazione di variabili Modbus, quindi il dispositivo accede ad un altro prodotto Modbus per andare a leggere dei registri che andrete a decidere voi, e poi vedremo appunto come fare, fino a 40 registri, anche questo è un limite diciamo della versione standard, poi su richiesta si può eventualmente estendere. Layout della pagina è personalizzabile, avremo modo di vedere come, comunque la disposizione degli oggetti la potete decidere voi liberamente, quindi non serve seguire l'ordine dei registri Modbus, ma potete decidere tranquillamente dove mettere ogni singolo elemento. Il caricamento della configurazione fatta è estremamente semplice, perché basta collegare il dispositivo al vostro PC tramite un cavo USB-C, che eventualmente vi possiamo fornire, ma è un cavo USB-C dati normalissimo. Il PC quindi vedrà poi una periferica nuova, basta fare il drag and drop del file e così si carica la configurazione. C'è la possibilità di impostare la rotazione automatica delle pagine, ovvero fare in modo che le pagine scorrano ad esempio ogni 5 secondi, ogni 10 secondi, ogni quanto decidete voi, in automatico, quindi per continuare ad avere comunque movimento sull'area del display. Oppure si può disattivare questa funzionalità e quindi lo scorrimento avviene soltanto quando andate voi ad interagire con il display. Supporta sia Modbus RTU che Modbus TCP/IP, quindi Modbus Client RTU e TCP/IP. Per quanto riguarda l'RTU, sia su RS485 che su RS232. Poi per passare da una periferica all'altra, diciamo da un'interfaccia all'altra, è sufficiente agire direttamente sul menu sempre del display, quindi comunque è molto semplice anche lì il passaggio da una rete all'altra. L'MQTT Client sarà disponibile a breve, diciamo che potrebbe essere già nella versione 2, quindi comunque siamo già addirittura d'arrivo, quindi sarà disponibile a breve, ma lì eventualmente verrà fatto un nuovo appuntamento con un nuovo webinar per spiegare tutte le funzionalità della parte MQTT, mentre invece oggi ci focalizzeremo sulle caratteristiche generali del prodotto e sulla parte Modbus.
Si possono proteggere le variabili con una password, significa che siccome le variabili che vengono visualizzate ovviamente possono anche essere di tipo write, quindi sono magari dei registri Modbus che io posso voler scrivere, su cui posso voler cambiare il valore dello stato, c'è la possibilità per ogni singola variabile di impostare una password, in maniera tale che se arriva lì un operatore non autorizzato possa visualizzare i valori ma non li possa andare a cambiare senza inserire prima un PIN, una password numerica. C'è anche la possibilità di definire delle soglie di allarme su ogni singolo registro, quindi al superamento di una certa soglia che per me può essere critica, si può dire al display di visualizzare la tile, e dopo andremo a capire che cosa intendo con tile, di colore rosso anziché blu, che invece è il colore, diciamo, che mi indica che tutto quanto funziona correttamente. Quindi anche per avere un impatto visivo su quali sono gli elementi, i registri che sono in allarme eventualmente. E infine c'è la possibilità anche di impostare uno standby, quindi fare in modo che se il display non avverte nessun tocco nell'arco di 30 secondi, un minuto, quello che deciderete voi, il display viene spento, quindi si va ovviamente a diminuire un po' il consumo e anche insomma a preservarlo da eventuali tocchi inavvertiti, diciamo. Dopo, appena si va a toccare nuovamente il display, ovviamente lui si riaccende e riparte a leggere. Ecco, la configurazione del dispositivo è estremamente semplice, in quanto abbiamo realizzato un configuratore online che trovate nel nostro sito, e poi eventualmente per le persone interessate possiamo passarvi il link, ma comunque è disponibile nel nostro sito, quindi di fatto andando sulla sezione prodotti Display Touch accedete anche al wizard di configurazione. La caratteristica, diciamo, principale di questo wizard è il fatto di poter ovviamente configurare ogni singolo parametro delle vostre variabili, dei vostri registri, quindi dopo li andremo a vedere nel dettaglio, ma anche quello di avere una preview disponibile sul lato destro dello schermo, una preview per andare a vedere esattamente la disposizione degli elementi che state creando, quindi a seconda della variabile, ovviamente siccome potrebbe essere una coil, quindi una variabile da 1 bit, piuttosto che una variabile float, che quindi sono 32 bit, e a seconda che io voglia vedere un valore numerico e basta, oppure tramite un elemento grafico, chiaramente può cambiare lo spazio che vanno ad occupare le tile, le variabili nel display, e tramite il nostro configuratore online diciamo che la comodità è quella di vedere la preview, l'anteprima in tempo reale di quello che sta succedendo, che quindi so già insomma poi nel display quale sarà il risultato finale. Il configuratore online si presenta appunto in questo modo, quindi nella parte più a sinistra abbiamo tutti quanti i vari campi che permettono di configurare la mia variabile, quella che mi interessa definire. Nella parte destra, come dicevo, la preview con esattamente lo scenario insomma, che mi troverò una volta caricata la configurazione nel display, e con anche la possibilità poi di fare drag and drop dei vari elementi, quindi qui l'abbiamo evidenziato, ad esempio posso tenere selezionata la casellina, in questo caso Face 2, e spostarla su un'altra schermata o comunque in un'altra posizione all'interno della stessa schermata per cambiare proprio l'ordine degli elementi. Questo appunto quindi senza dover seguire per forza l'ordine dei registri, quindi potrei mettere ad esempio il registro Modbus 1 in fondo alla mia pagina e il registro Modbus 100 in alto a sinistra. Li posso disporre come voglio, tanto non c'è nessun problema da questo punto di vista. Per quanto riguarda invece i campi da configurare diciamo, per ogni variabile, poi abbiamo una slide dalla quale si possono vedere magari anche un po' meglio, quindi dopo li andremo a vedere nel dettaglio. Comunque sono principalmente tutti i vari parametri di configurazione di un registro Modbus classico, quindi la funzione di lettura o di scrittura per poter accedere a quel registro, ovviamente il numero del registro, i bit della variabile, l'eventuale scalatura e cose del genere, insomma, quindi dopo le vedremo più nel dettaglio. Ecco, quindi una volta configurata, una volta diciamo effettuata tutta la mia configurazione, per scaricarla basterà cliccare il pulsante download presente sempre nel configuratore online e mi sembrava ottenere un file in formato JSON che sarà poi possibile caricare nel dispositivo.
Anche il caricamento è estremamente semplice, perché una volta ottenuto il file basterà collegare appunto il display al PC tramite cavo USB e fare drag and drop del file che ho appena generato dal configuratore online all'interno della periferica, quindi il PC praticamente riconoscerà il display come se fosse una chiavetta, come se fosse un hard disk esterno, basterà copiarvici dentro il file generato dal configuratore online, staccare l'USB e il dispositivo si autoconfigura da solo. Ecco, qui abbiamo un dettaglio invece dei parametri. Allora, in questo caso li stiamo vedendo sulla parte destra, intendo, li stiamo vedendo all'interno della file JSON, quindi questo qui è proprio la formattazione del file che andrete ad ottenere una volta effettuata la configurazione dal nostro configuratore online e una volta effettuato il download. Però i campi ovviamente sono gli stessi che andremo a trovare anche nella pagina web e quindi li possiamo vedere così. Allora, id è semplicemente l'identificativo della variabile, quindi da 1 a 40, visto che sono 40 le variabili massime, e quello diciamo che influisce chiaramente sulla posizione in cui viene visualizzata la tile, quindi l'id1 è quello che parte da in alto a sinistra e l'id2 è quello che gli si aggancia a fianco e così via. Enable, quindi la possibilità di abilitare o disabilitare questa variabile, quindi volendo uno potrebbe editare il file appena scaricato e togliere degli elementi dal display senza però eliminare tutto il lavoro fatto in precedenza. Quindi magari c'è una variabile che al momento non mi interessa più ma che potrei voler riattivare in futuro, è sufficiente mettere a 0 il campo enable e dopo me la ritrovo comunque lì. Name, quindi il nome da visualizzare sull'header della tile, sto introducendo un po' di termini che dopo comunque vedremo, comunque la tile per capirci è il mattoncino, quindi la singola variabile, lo spazio che vado a occupare nel display per noi si chiama tile, l'abbiamo chiamata così, e quindi il campo name va a definire quello che io vedo nel titolo, ovvero nell'header di questa tile, quindi posso metterci ovviamente un nome che per me abbia più senso rispetto a registro 1 o registro 2, che magari a lungo andare possono essere poco intuitivi. Unità di misura, quindi anche questa con la sola valenza diciamo, di visualizzazione, quindi non vengono applicate scale sull'unità di misura, ma semplicemente viene mostrata l'unità di misura di riferimento della variabile che sto definendo. Modbus type, allora dall'interfaccia web è possibile tramite un menu a tendina selezionare proprio la tipologia di variabile. Qui adesso vedete il valore numerico che viene tradotto diciamo da quella selezione. Comunque il Modbus type è fondamentalmente il numero di bit di quella variabile Modbus, quindi avrò la variabile booleana che è coil o un bit, come la vogliamo chiamare, la variabile con segno, senza segno, 16 bit, 32 bit, sono tutte cose ovviamente che riguardano espressamente il protocollo Modbus, quindi non sono diciamo dei parametri specifici del nostro prodotto, ma proprio dei registri Modbus, del protocollo Modbus in generale. E tramite il menu tendina appunto potete scegliere di quale dimensione, diciamo, di quale tipologia di variabile si tratta per ogni singolo registro Modbus. Il Modbus address è ovviamente il numero, quindi il numero del registro che voglio andare a leggere, anzi l'id dello strumento che devo andare ad interrogare, quindi se ho ad esempio 2 strumenti posso avere il primo sull'indirizzo 1, il secondo sull'indirizzo 2, posso andare a specificare per ogni variabile a quale indirizzo Modbus si deve collegare, proprio a quale dispositivo, mentre invece il Modbus register, il campo sotto, è effettivamente il registro Modbus che sto andando a leggere, quindi ad esempio la temperatura, piuttosto che la pressione, piuttosto che qualcos'altro. Modbus Command Read e Modbus Command Write sono le funzioni Modbus che mi consentono di accedere a quel registro in rispettivamente lettura e scrittura. Anche queste sono delle caratteristiche specifiche del Modbus, quindi non del nostro prodotto. Abbiamo dato la possibilità di selezionarle tramite configuratore online praticamente tutti i comandi di lettura e di scrittura, quelli almeno più utilizzati, quindi il classico read coil, read input register, read loading register, cose che chi ha dimestichezza con il protocollo Modbus penso che sappia insomma di cosa sto parlando. Lo stesso per quanto riguarda i comandi di tipo write, quindi anche lì c'è la possibilità di selezionare il comando di scrittura corretto. Ovviamente questo dovrebbe andare d'accordo anche con ciò che è stato scelto sul Modbus type, nel senso che
idealmente una variabile coil va letta con la funzione di lettura delle coil. Poi non è sempre vero, ma diciamo che dipende dallo strumento con cui vi state interfacciando. Quindi qui il TP200 vi dà la possibilità di scegliere esattamente come leggere ogni singolo registro. Poi il come farlo dipende però non dal TP200, ma dallo strumento con cui vi dovete interfacciare, che potrebbe essere un V500, perché diciamo, è nato soprattutto per i nostri prodotti, ma siccome la configurazione è totalmente aperta, in realtà potrebbe essere anche un dispositivo di un altro produttore, piuttosto che un'espansione, piuttosto che qualunque altra cosa. Quindi il come definire questi parametri, diciamo, la complessità non è data dal TP200 che invece è aperto e vi lascia fare quello che volete, ma è data dallo strumento con cui vi dovete interfacciare. Stesso dicasi per la bit position, in alcuni casi potrei avere più variabili all'interno dello stesso registro, visto che un registro Modbus contiene 16 bit, potrei avere ad esempio 16 variabili da un bit ciascuna all'interno dello stesso registro Modbus, e quindi con i bit position do la possibilità di specificare quale bit mi interessa associare a questa variabile. E se è una variabile di tipo float o una variabile di tipo 16 bit, il bit position ovviamente è del tutto ininfluente, quindi si può tranquillamente non configurare. Poi abbiamo i campi viewmin, viewmax, min, max che servono per scalare il valore, quindi semplicemente io leggo un valore grezzo via Modbus e però decido di scalarlo su una scala che può avere più senso per me, ad esempio 0,100 per dare una percentuale o 0,10 per avere dei litri o metri cubi o quello che è, e quindi vi dà la possibilità poi di vedere a display il valore che a voi interessa, quindi un valore che sia umanamente leggibile al di là del valore grezzo che passa sul protocollo Modbus. Il numero di decimali ovviamente è abbastanza esplicito cosa voglia dire, quindi quante cifre voglio andare a vedere nel numero che andrò poi a visualizzare. Read-only, la possibilità quindi di mettere la variabile in sola lettura, significa che non sarà possibile andare a cambiare il valore di questa variabile agendo dal display del TP200, neanche conoscendo eventualmente la password, perché la variabile è in sola lettura e basta. Alarm e threshold alarm invece sono i due campi che vi consentono di abilitare e di specificare una soglia di allarme per la visualizzazione del quadrino rosso, come vi dicevo all'inizio. Dopo comunque vedremo anche l'effetto insomma, di questo allarme. E infine abbiamo widget e password. Allora password ovviamente è per poter inserire un numero da 3 a 6 cifre per proteggere quella variabile lì, quindi se è una variabile non read-only ma che quindi è invece scrivibile e però voi la volete proteggere per evitare che appunto persone non autorizzate possano andare a cambiare lo stato o il valore del registro, potete associare una password a quella variabile. La password, comunque diciamo, il PIN numerico, può essere diversa per ogni singolo registro, per ogni singola variabile, quindi non serve crearne una univoca per tutto il sistema. Il widget invece vi consente di scegliere l'elemento grafico su cui rappresentare diciamo, il valore della variabile, quindi oltre al mattoncino, la tile classica che vi fa vedere proprio il valore che ha il registro in quel momento, ci sono una serie di strumenti che adesso andremo a vedere che rendono un po' più semplice magari la consultazione tramite appunto uno strumento, un tool grafico. Adesso comunque lo vedremo nel dettaglio. Ecco, quindi allora il concetto della configurazione, diciamo che il suggerimento da parte nostra è quello di utilizzare il configuratore online, anche perché fa già lui tutte quante le validazioni possibili, quindi è già in grado di nascondere magari i campi che non servono a seconda della variabile che avete scelto, della grandezza, del numero di bit, eccetera, eccetera, e vi restituisce un file di configurazione che è sicuramente funzionante e che sarà esattamente, il risultato display sarà esattamente quello che vedete nell'anteprima. Quindi il consiglio è ovviamente quello di utilizzare il configuratore online, scaricare il file così com'è e caricarlo così com'è nel dispositivo. C'è comunque la possibilità di editarlo perché è un file di tipo JSON, ma tramite un block notice o comunque vari programmi insomma, di lettura file di testo si può andare ad aprire il file, si può andare ad editare, e posso immaginare magari che possa essere più comodo per qualcuno creare una singola tile e poi fare copia e incolla per tante volte. In realtà
no, perché comunque c'è il duplicate anche nell'interfaccia web, però diciamo che uno potrebbe voler intervenire direttamente nel file per andare a fare qualche piccola modifica. Si può ovviamente fare, c'è chiaramente una validazione da parte del TP200 per andare a vedere se il file è stato corrotto, se c'è qualcosa che non va, quindi comunque non si rischia di fare nessun tipo di danno, si rischia però di fare qualche errore, perché basta non mettere la virgola alla fine della riga, o basta togliere un doppio apice, o basta aggiungere un campo che non ci dovrebbe essere e la configurazione non è più valida. Non succede niente ovviamente, il dispositivo si lamenterà e dirà guarda che non accetto la tua configurazione, ripristino quella precedente e voi avrete la possibilità di correggere il file, però rende tutto un po' più macchinoso. Lo si può comunque fare, si può intervenire direttamente sul file, non c'è nessun problema. Il consiglio è quello di utilizzare il configuratore online. E tra l'altro c'è la possibilità di andare a modificare la configurazione già esistente, diciamo, già caricata nel dispositivo, sempre tramite il configuratore online, perché basta semplicemente collegare nuovamente il TP200 al PC, quindi verrà ricreata nuovamente la periferica di archiviazione che si vede quando si collega il dispositivo al computer, e da lì ci sarà la possibilità di trovare già lì dentro un file chiamato cfg.json, che è il file della configurazione corrente, quindi della configurazione attuale. Se voi prendete quel file e lo caricate nel nostro configuratore online, perché oltre ad esserci il pulsante download c'è anche il pulsante per l'upload, ecco che sarà il configuratore online a fare già il parsing, quindi a leggere il vostro file di configurazione, ad andare a rappresentare tramite l'anteprima la vista, che si apre un po' anche a display, e a darvi quindi la possibilità di selezionare ogni singolo mattoncino, andare a cambiare ogni singolo elemento, però stando in un ambiente più protetto, diciamo, più facile da utilizzare, ovvero quello del configuratore online. Quindi se c'è qualcosa che non vi torna, dovete cambiare il numero di un registro, il consiglio è comunque quello di collegare il dispositivo al PC, prendere il file, una volta che avete il file fate anche presto a caricarlo nel configuratore online e a andare ad apportare da lì le modifiche. Ecco, quindi qua abbiamo un riepilogo di quello che abbiamo detto fino ad ora, quindi la configurazione. Dopo aver realizzato la configurazione vado a scaricare il file risultante nel PC. Posso decidere di modificarlo in 2.1, che però è appunto opzionale, oppure di caricarlo direttamente sul TP200. Se la configurazione va a buon fine, e diciamo che se il file deriva direttamente da il wizard online andrà sicuramente a buon fine, avrò già la schermata pronta, quindi se il dispositivo si autoconfigura una volta staccato dal PC non serve per niente altro. Se invece ci dovesse essere qualche tipo di problema, perché c'è un campo che non va, che supera i limiti, eccetera, eccetera, il dispositivo mi farà vedere un messaggio di errore e mi chiederà comunque se ho intenzione di ripristinare la configurazione precedente. Quindi ho comunque la possibilità di tornare immediatamente all'ultima configurazione funzionante. Ecco, allora questa invece è una slide dalla quale possiamo vedere tutti gli elementi che compongono, diciamo, la schermata. In questo caso è una singola schermata, ma come vedete dall'indice sotto ovviamente ne posso avere più di una, perché 40 variabili chiaramente su una sola pagina non ci stanno. Adesso andiamo a vedere più che altro i punti che compongono la home screen, poi ci sarà il dettaglio sulle tile e su tutto quanto il resto. Quindi con il numero 1 abbiamo contrassegnato appunto la prima tile, quindi è semplicemente il luogo in cui vengono mostrati i valori o comunque gli stati dei registri. Come vedete ce ne sono alcune di piccole, nella prima riga sono 4 tile piccoline, nella seconda riga ce n'è una doppia e dopo ce n'è un'altra che è doppia sia in orizzontale che in verticale, quindi lì dipende un po' dalla tipologia di variabile e soprattutto dalla tipologia di widget che vado ad utilizzare, quindi dal tipo di tile che ho deciso di utilizzare, ma dopo appunto le vedremo tutte quante. Con il numero 2 invece abbiamo contrassegnato un simbolo di allarme che sarà presente nel footer, quindi nella parte inferiore della schermata di tutte le pagine, quindi indipendentemente dalla pagina nella quale vi trovate, sarà presente se c'è almeno un registro che sta dando un errore di comunicazione. Quindi se io ho definito 20 registri e magari 19 li ho definiti in maniera corretta, uno no, e ho sbagliato a mettere l'indirizzo Modbus o gli ho messo una funzione di lettura che non è quella giusta,
TP200 ovviamente se ne accorgerà, perché riceverà degli errori di comunicazione via Modbus, e per quel singolo registro mi saprà dire che c'è un problema. Solo che quel registro potrebbe essere magari in fondo, potrebbe essere la terza o la quarta pagina, quindi corro il rischio di non accorgermi subito che c'è un problema. Ecco che quindi c'è quel segnale di allarme, diciamo di pericolo, che mi dice guarda che hai almeno un registro che in questo momento ha un errore di comunicazione. Vai a cercarlo, quindi vai a capire di quale si tratta. Quindi quello lì è un OR. Se almeno un registro ha un problema di comunicazione, lì appare quel segnale di allarme. Con il punto 3 invece abbiamo contraddistinto semplicemente l'indice e le frecce di navigazione per andare da una pagina all'altra, quindi da una schermata all'altra, e lo scorrimento, diciamo, da una pagina all'altra è comunque possibile anche tramite il trascinamento del dito, quindi toccando in qualunque punto del display, scorrendo verso l'alto, verso il basso, quindi il classico gesto che si fa anche con il telefono, si può passare da una pagina all'altra. Le frecce, diciamo, che fanno l'avanzamento automatico, quindi può essere più comodo a seconda dei casi. E l'indice ovviamente mi dice a sinistra la pagina in cui mi trovo, a destra il totale di pagine che ho a disposizione. Con il numero 4 invece abbiamo contraddistinto l'iconcina del menu, quindi dopo entrando nel menu si vedranno alcune voci che dopo avremo modo di vedere, per andare a cambiare quindi dei parametri di funzionamento legati al display, quindi niente che riguardi la parte di configurazione che abbiamo visto prima, che invece rimane confinata a wizard online o comunque file JSON. Come vedete comunque qui da questa home screen ci sono appunto vari elementi, tipo work hours ha un numero, machine status invece ha un LED. Come diciamo il modo di rappresentare la variabile lo decidete voi sempre in fase di configurazione. I vari widget a disposizione che abbiamo sono questi. Quindi per ogni variabile potrete decidere quale volete utilizzare, quindi c'è la tile normale che semplicemente vi fa vedere il valore, la tile con una widget switch, ovviamente da utilizzare solo per variabili che non siano read-only, quindi potrebbe essere ad esempio un relay, una variabile un bit di tipo writable, quindi scrivibile, uno switch, quindi toccando la parte destra imposto il registro 1, se lo tocco dalla parte sinistra imposto il registro 0. Chiaramente questo switch segue anche il valore della variabile, quindi se la variabile cambia nell'altro strumento vedrò lo switch che cambia di posizione in automatico anche senza doverlo toccare. Quindi è un interruttore a tutti gli effetti che però mi dà comunque anche lo stato della variabile anche senza che io gli vada ad interagire con lui, diciamo. Per una variabile sempre di tipo un bit, però magari di sola lettura, quindi potrebbe essere un ingresso digitale, una coil o qualcosa del genere, uno stato, un allarme, cosa del genere, c'è la possibilità invece di utilizzare il widget di tipo LED, quindi semplicemente pallino grigio quando la variabile ha valore 0, pallino verde quando la variabile ha valore 1, e anche questo qui ovviamente cambia in automatico. Ecco, una cosa che non ho detto è che la home screen effettua un refresh dei dati automaticamente, chiaramente, quindi a seconda del tempo di lettura, di polling che avete deciso, si può ad esempio impostare un tempo di lettura di 5 secondi, quindi ogni 5 secondi il dispositivo va a richiedere un nuovo valore per tutti quanti i registri, viene poi fatto il refresh anche della home screen, quindi della pagina, insomma, di visualizzazione, quindi non dovete richiedere voi un refresh, non serve passare da una pagina all'altra, avviene tutto quanto in real time. Passando alla seconda riga dei nostri widget, vediamo il widget chiamato bar, quindi è una semplice barra di riempimento da sinistra verso destra che si basa sui valori minimo e massimo che voi avete impostato. Quindi oltre a mostrare il valore del registro in quel momento, sempre basato sulla vostra scala, vi fa vedere semplicemente l'avanzamento della variabile, potrebbe essere ad esempio una percentuale o comunque un riempimento di un serbatoio, un silos o qualunque cosa. Il widget che sta a fianco, quindi lo slider, è più o meno la stessa cosa, quindi ha lo stesso identico comportamento, però in più mi dà la possibilità di selezionare, diciamo, il cursore che vedete verso 3/4, selezionare il cursore e spostarlo verso sinistra o verso destra per impostare un nuovo valore. Quindi mentre mi muovo verso sinistra o verso destra vedrò il valore che cambia, che mi dice quindi quale valore sto per impostare,
al rilascio del dito verrà impostato l'ultimo valore selezionato, quindi avrete la possibilità di andare a cambiare ad esempio un set point o la percentuale di apertura di una valvola o cose di questo genere. Quindi è come il bar, solo che il bar è di sola lettura, mentre invece lo slider mi permette anche di andare ad impostare il valore. È lo stesso comportamento di switch e LED praticamente. Dopodiché abbiamo il widget di tipo gauge, è quindi un riempimento semicircolare, quindi è esattamente lo stesso identico concetto del bar, quindi anche in questo caso è un riempimento proporzionato alla scala che voi andrete ovviamente ad impostare, solo che anziché vederlo su una barra laterale di altezza 1, lo vedrò su questo gauge semicircolare che è alto 2 righe, cioè occupa 2 righe di una singola schermata del display. E infine abbiamo il widget di tipo graph, quindi grafico. Il grafico quindi della variabile, anche in questo caso in tempo reale, quindi a seconda di quante letture vado a fare, lui comunque mi andrà ad aggiornare il valore e a creare la traccia del grafico fino ad un massimo di 100 secondi, cioè tiene gli ultimi 100 secondi diciamo di movimento. Quindi se lo associo ad una variabile di tipo on-off probabilmente avrà poco senso perché lo vedrò sempre piatto nella maggior parte dei casi. Se però lo associo ad una variabile di tipo pressione, temperatura o comunque a un valore che ha una certa variazione nel tempo, allora avrò la possibilità di vedere appunto un andamento nel grafico. Questo viene generato ogni volta che viene richiamata diciamo, la pagina, quindi se voi mantenete la pagina aperta il grafico continuerà ad aggiungere punti fino ad un massimo di 100 punti, arrivato a 100 butterà via il dato più vecchio e introdurrà un dato più recente inserendolo da destra verso sinistra, quindi comunque il grafico rimane sempre popolato, diciamo, una volta raggiunto il limite, semplicemente butta via i dati più vecchi e mantiene solo quelli più nuovi. Ecco, quindi per ogni variabile avrete la possibilità di selezionare il widget con il quale la volete rappresentare, oltre che dopo ovviamente a posizionare due preferite, quindi per dare anche un'indicazione che sia non solo il valore che sto leggendo, ma qualcosa di un po' più anche intuitivo, se vogliamo, no? Per quanto riguarda invece gli elementi che compongono ogni singola tile, quindi ogni singolo mattoncino, diciamo, indipendentemente dal tipo di widget che voi andate a selezionare, ha degli elementi al suo interno, e li abbiamo elencati qua. Allora, con il numero 1 abbiamo contraddistinto il nome della variabile, quindi questo è quello che andate a definire voi in fase di configurazione, e è semplicemente il nome che voi volete dare a quella grandezza, a quel sensore, a quel registro. Con il numero 2 è semplicemente l'header, e quindi la parte superiore, diciamo il bordo, quel bordo blu che vedete, perché l'abbiamo segnato con un numerino, perché se vedete sotto ci sono il 2.1, 2.2, 2.3, e sono i 3 colori che può assumere il bordo superiore di una tile, cioè blu, rosso o grigio. Allora blu vuol dire tutto ok, tutto a posto, cioè è lo stato diciamo normale. Rosso verrà mostrato in rosso soltanto se avete definito una condizione di allarme per quel registro e se è attiva in quel momento una condizione d'allarme. Condizione d'allarme vuol dire ho intercettato un certo valore che per voi è critico o supero una certa soglia verso l'alto o verso il basso, quindi maggiore, minore, uguale praticamente. Potete ovviamente decidere di non configurarlo e quindi il rosso non lo vedrete mai. Il grigio invece è il colore che assume la tile quando c'è il registro che è in errore di comunicazione, quindi quello che dicevo prima. Quindi se il triangolino rosso in basso sul footer della home screen mi dice guarda che hai almeno un registro che non riesce a comunicare, l'header grigio, sì, il bordo superiore grigio della singola tile mi dice è proprio questo il registro che non riesce a comunicare. Oltre a questo, tra l'altro, appare anche quel triangolino bianco che vedete sul bordo inferiore sinistro della tile, è un'ulteriore indicazione del fatto che il registro è in errore, quindi è anche se vogliamo ridondante, ma comunque vi dice guarda che c'è un problema, quindi c'è un problema, non riesco a leggere il valore, non riesco ad interfacciarmi con quel registro. Poi andando avanti invece con gli altri elementi che compongono la tile,
vediamo il numero 3 è il valore, quindi semplicemente quello che stiamo leggendo via Modbus, scalato poi però su il minimo e massimo che avrete definito voi. A seconda del tipo di widget verrà messo più o meno centrale, nel senso che ovviamente nel caso del gauge, quindi di quello semicircolare, verrà messo un po' più sotto perché viene dato spazio più all'elemento grafico, ma comunque il valore sarà sempre presente. A parte nel caso di switch e LED, dove siccome di fatto può essere 0 o 1 o comunque attivo o non attivo, o acceso o spento, come vogliamo, far vedere un valore era poco significativo e quindi lì si vede soltanto il LED o l'interruttorino. Il numero 4 appunto è il segnale di mancata comunicazione Modbus, quindi in realtà lo vedrete soltanto quando la tile assume un colore grigio, quindi è appunto ridondante come informazione, ma comunque è una doppia informazione che mi sta dicendo guarda che c'è un problema di comunicazione, visto che è una cosa importante da notificare. E infine l'unità di misura che viene messa sempre in basso a destra della tile, indipendentemente dalla tipologia di tile. Ecco, quindi questi sono gli elementi. Poi allora, dalla schermata home screen, quindi dalla nostra schermata principale, è possibile ovviamente tenere premuto una qualsiasi tile, quindi fare una pressione prolungata della tile, e pressione prolungata vuol dire in realtà premerla per più di mezzo secondo. Al rilascio, se non ho spostato il dito in un'altra posizione, quindi se sono rimasto lì per mezzo secondo su quel punto e dopo lo rilascio, entro nella modalità set. La modalità set è quella che mi consente, laddove possibile, di andare a cambiare il valore di questa variabile. È vero che dalla home screen lo posso comunque fare tramite alcuni widget, tipo lo switch o tipo lo slider, però da qui posso proprio inserire il valore preciso, con tanto anche di decimali eventualmente, e lo posso fare anche per quelle tile che non hanno un elemento che mi consente di scrivere direttamente dalla home screen. Ad esempio la tile normale che mi fa vedere soltanto il valore, se voglio cambiare il valore tengo premuto ed entro qui dentro. Quindi questa schermata diciamo si vede in ogni caso indipendentemente da quale sia il widget o comunque l'elemento grafico da cui ci sono arrivato. Sarà presente il tastierino numerico per tutte le variabili che non siano read-only, mentre invece per le variabili read-only avrò soltanto il valore, quindi quello contraddistinto dal punto 3, e non vedrò il tastierino numerico, che è quello contraddistinto dal numero 5, ovviamente. Tramite il tastierino quindi posso andare ad impostare il valore, con le frecce mi posso spostare per passare magari da una cifra all'altra, o per spostarmi da un decimale all'altro. Le variabili che lo prevedono, tipo ad esempio le variabili con segno, avranno anche la possibilità di inserire valori negativi. Ovviamente le variabili di tipo unsigned non sarà presente il simbolo meno, potrò ovviamente andare a cancellare anche il valore. Quindi diciamo che appena entro vedo subito il valore in tempo reale della variabile nel momento in cui sono entrato lì dentro. Se non lo vado a modificare ma rimango in questa schermata, il valore viene comunque aggiornato ogni 5 secondi, quindi comunque anche se rimango qui dentro per 5 minuti non avrò un valore vecchio di 5 minuti, ma mi troverò sempre il valore più aggiornato. Quando lo sto per andare a cambiare, quindi quando voi state agendo sul tastierino numerico, ovviamente il valore rimane fermo per evitare insomma di creare confusione, e quando voi siete pronti potete cliccare OK, quindi il tasto contraddistinto dal numero 6, e inviare il comando write. Se la funzione di scrittura che avete associato a questa variabile è corretta, e se dall'altra parte ovviamente il dispositivo è pronto per ricevere un comando di tipo write, verrà impostato un nuovo valore che sarà presente poi sia qui che nella home screen. Vedendo gli altri punti che abbiamo contraddistinto con qualche numero, abbiamo ad esempio il numero 1 in alto a sinistra, quell'icona del lucchetto. Quello mi indica che questa variabile è protetta da password, quindi se ho deciso di impostare una password, un PIN numerico per questa variabile, vedrò quell'icona, altrimenti no. Significa che comunque quando entro vedo il tastierino numerico e la possibilità di scrivere un nuovo valore, un nuovo stato per la mia variabile. Quando però vado a cliccare OK, se c'è questa protezione, vedrò un nuovo tastierino numerico da quale sarà possibile inserire poi la password. Se invece questa protezione non c'è, verrà immediatamente eseguito il comando write. Il punto 2 contraddistingo semplicemente il nome della variabile, quindi quello che vediamo anche nella home screen.
Poi andando da sinistra a destra del footer, quindi della parte sotto, abbiamo con il numero 7 il grafico full screen, che tra un attimo andiamo a vedere. Con il numero 8 abbiamo i riferimenti del minimo e del massimo, quindi a seconda di quello che voi avete impostato come minimo e massimo scalato, cioè come scalatura, quindi minimo e massimo, vi verrà scritto lì il valore minimo e il valore massimo, che così se non mi ricordo a quanto posso arrivare comunque me lo trovo già là scritto. Ovviamente se cercherò di mettere un valore più basso rispetto al minimo o più alto rispetto al massimo, lo strumento mi impedirà di fare ok e quindi comunque non potrò impostarlo, però diciamo lo mettiamo anche lì come riferimento. Ecco, una cosa che non ho detto prima riguardo alla scalatura minimo e massimo, è anche possibile non fare nessuna scalatura, quindi se a voi il valore che arriva via Modbus già vi va bene, basta mettere 0 0 sia sul minimo che sul massimo, e qui sotto in questo caso vedreste il valore proprio del registro Modbus, quindi vi verrebbe scritto, nel caso ad esempio di una variabile 16 bit senza segno, vi verrebbe scritto minimo 0, massimo 65.000, eccetera, eccetera. Quindi c'è comunque anche la possibilità di non applicare nessuna scala. Infine, con il tasto contraddistinto numero 9, torno all'home screen, quindi è il tasto back e torno indietro alla mia home screen. Premendo invece il tasto sulla sinistra, quindi quello del grafico, passo al grafico full screen. È leggermente diverso rispetto a quello che vediamo nella home screen, quindi non è esattamente uguale a quello che si può andare ad ottenere con i widget, però comunque più o meno il senso è quello. Parte da destra verso sinistra, quindi quando io accedo a questa pagina vedrò un'area completamente vuota e lui comincerà da destra verso sinistra ad aggiungere nuovi punti in base al valore che sta leggendo. Non c'è un limite di tempo di visualizzazione della pagina, nel senso che potreste decidere di tenerla aperta sempre, non torna indietro in automatico. Quindi se voi volete avere il grafico full screen al posto di avere la home screen, entrate nella variabile che vi interessa, selezionate questa schermata e rimane sempre così. Il limite di punti invece è sempre di 100 punti, quindi comunque sempre gli ultimi 100 secondi diciamo, di lettura. Abbiamo quindi semplicemente l'area del grafico, con 2 abbiamo la possibilità anche di, come vedete, posizionare un cursore in un certo punto, nel punto che decidete voi dell'area del grafico. Posizionandovi lì sopra, oltre a darvi il valore che aveva la variabile in quel momento, vi dice anche data e ora di quel valore, quindi chiaramente ha senso solo per magari delle letture fatte molto rapidamente, che voi avete bisogno di tracciare, comunque vi dà valore, data e ora riferite a quel punto che avete selezionato. Con il tasto reset, quindi con il punto 3, potete invece andare a svuotare completamente l'area del grafico e a farlo quindi ripartire da capo. Nel punto 4 vedete invece il valore in tempo reale della variabile, quindi non quello che avete selezionato con il cursore, ma quello che ha la variabile in questo momento, in maniera tale che comunque non vi perdete neanche le variazioni in tempo reale. Come sempre con il numero 5 abbiamo minimo e massimo, quindi per darvi un'indicazione di quali siano di quale sia la scala insomma, di questa variabile, anche per capire un po' l'area del grafico, siccome ha un'autoscala, ha l'autoscale, quindi un'autoscala, ovviamente tramite minimo e massimo riesco a capire anche a cosa corrisponde ogni singolo quadretto, per capirci, e unità di misura poi come in tutti gli altri casi, e infine con il tasto 7 posso tornare indietro alla schermata precedente. Ecco, una volta tornato alla schermata precedente, ovviamente avrò di nuovo questa situazione. Adesso andiamo a vedere cosa succede se premo il pulsantino contraddistinto dal numero 4, quindi praticamente il menu. Eccolo qua, allora queste sono le voci presenti nel menu. Abbiamo quindi polling frequency, ovvero la possibilità di andare ad impostare l'intervallo di lettura dei registri Modbus, quindi da 5 secondi in su, quindi ogni quanto il TP200 deve interrogare il dispositivo Modbus dal quale deve andare a leggere i registri. Okay? Quindi potete deciderlo ovviamente voi. Display standby, quindi dopo quanti minuti di inattività sul display, il display deve spegnersi. Non è inattività inteso come non cambia nessun valore, ma inteso proprio come nessuno ha toccato l'area del display. Quindi se nessuno tocca l'area del display per 5 minuti, il display si spegne, se volete voi, altrimenti potete disattivare la funzione.
L'autoscroll è quello che dicevo inizialmente, quindi la possibilità di fare in modo che il display passi da una pagina all'altra in automatico. Chiaramente se poi voi toccate l'area dello schermo, l'autoscroll si interrompe per darvi la possibilità di agire sulla pagina che avete selezionato. Dopo un certo numero di secondi di inattività riprende nuovamente l'autoscroll a passare automaticamente da una pagina all'altra. Date and time, quindi da lì si va semplicemente a configurare data e ora, con la possibilità di selezionare il giorno proprio da un calendario, insomma, di impostare poi data e ora. Torna utile principalmente per il grafico full screen, quindi per andare a vedere poi data e ora effettivamente nell'area del grafico full screen. Poi per la parte MQTT che verrà introdotta a breve, ovviamente avrà ancora più significato, diciamo che per ora viene usato solo per i grafici. Network settings invece è da dove potete andare ad impostare l'indirizzo IP, il gateway, la subnet mask del TP200, solo ed esclusivamente nel caso in cui lo dobbiate collegare ad una rete Modbus di tipo TCP/IP, ovviamente. Quindi se lo dovete mettere in rete o comunque collegare a uno strumento TCP/IP, serve chiaramente fare l'impostazione della network. C'è anche la possibilità di mettere un DHCP, qualora dovesse essere necessario. Se utilizzate la parte Modbus LTU 485.232 che sia, chiaramente la parte TCP vi interessa poco. Network settings per impostare i parametri di rete del TP200, Modbus settings per impostare i parametri di rete del dispositivo a cui TP200 si deve connettere, oltre ai parametri di rete RS232 e RS485 se utilizzate Modbus TCP/IP, quali quindi baud rate, il bit di stop, i parity e quant'altro. Poi allora abbiamo il buzzer che permette di attivare o disattivare un feedback acustico per ogni pressione del tasto, quindi c'è un cicalino all'interno del TP200 che vi permette appunto di sentire un beep ogni volta che voi toccate l'area dello schermo o comunque che selezionate un elemento dello schermo. Si può disattivare, quindi se vi dà fastidio lo potete togliere. E infine firmware update, dal quale si può fare ovviamente l'aggiornamento firmware. Anche l'aggiornamento firmware è molto semplice, avviene nelle stesse modalità con cui avviene il passaggio della configurazione, quindi si carica un file all'interno della periferica di archiviazione che vede il PC quando collego TP200 via USB-C, gli carico un file che ovviamente dobbiamo essere noi a consegnarvi. Una volta caricato quel file è possibile venire in questa schermata, selezionare firmware update. Se lui trova quel file nella sua memoria dice ok, procedo con l'aggiornamento, a quel punto il dispositivo si riavvia in automatico e entro pochi secondi si va ad aggiornare. Dopo l'aggiornamento apparirà un pop-up che vi dirà se le operazioni sono andate a buon fine e anche la versione firmware aggiornata, quindi vi va a riportare la versione firmware. La versione firmware attuale invece la vedete nel menu nella parte in fondo a sinistra, quindi in basso a sinistra dello schermo, viene riportata la versione e in realtà anche la data e ora, quindi per vedere se sono corrette. Ecco, qui abbiamo un esempio di una pagina di configurazione dei vari parametri del menu. Questa appunto è quella riferita a Modbus Settings, però la parte TCP/IP. Quindi gli vado ad inserire l'IP al quale si deve collegare TP200, quindi l'IP dello strumento con cui mi devo andare ad interfacciare fondamentalmente, e la porta, che di solito è la 502, che è quella standard, ma potrebbe essere una diversa. E cliccando Connect, a quel punto lui, TP200, sa che andrà sulla rete TCP/IP. Ovviamente questo escluderà le altre due, quindi può essere collegato solo a una rete per volta, quindi o TCP/IP o 232 o 485, non può farle funzionare tutte e tre simultaneamente. Per quanto riguarda invece i parametri di configurazione dell'RS232 o RS485, abbiamo o baud o parity o bit, quindi sono questi insomma i tre parametri da configurare, quelli principali, e anche in questo caso poi premendo Connect si va ad attivare questa rete e ad escludere le altre due. Ecco, diciamo questa era un po' la panoramica delle funzionalità di tutte quante le varie schermate. Qui abbiamo fatto una slide finale, diciamo, per far vedere un po' come può essere collegato il dispositivo, quindi o a un nostro UE 500 ad esempio, quindi è il TP200 che fa da client o da master se preferite,
e il 2500 che mette a disposizione le variabili che sta leggendo magari da vari sensori non Modbus che sono presenti nell'impianto, quindi in questo caso sarebbe il 2500 che fa da gateway Modbus per consentire poi a TP200 di tirare sui dati e rappresentarli graficamente, oppure TP200 che accede direttamente a delle nostre espansioni o comunque a dei dispositivi Modbus ai quali verranno collegati ovviamente dei sensori, delle sonde e quant'altro, o infine la possibilità di andare a dialogare, a parlare con uno strumento che non c'entra niente con Netix, che magari è di un altro produttore, perché comunque il Modbus è un protocollo standard e ampiamente utilizzato in ambito industriale e quindi niente di vieta di utilizzare TP200 per dare appunto una rappresentazione grafica dei registri che derivano da uno strumento anche che non fa parte della nostra gamma, insomma. Questa era un po' quindi la presentazione, poi troverete ulteriori informazioni nel nostro sito e nella documentazione che verrà rilasciata a breve. E io direi che prima di passare ai saluti, se qualcuno ha qualche domanda da fare, potrebbe essere il momento giusto, anche se è tutto chiaro, se volete semplicemente scrivere se è tutto quanto chiaro, volentieri, così mi date un feedback. Sembra di capire che sia tutto chiaro per tutti, quindi visto che non vedo... Ok, perfetto. Ah, ok, viene una domanda. Allora, leggo la domanda perché non so se la potete leggere anche voi. Non ho ben compreso se ai widget è possibile associare dei file script. Allora, no, nel senso che il TP200 è un visualizzatore Modbus, quindi visualizza il registro che io sto andando a leggere e quindi non è in grado di fare delle operazioni poi su quel valore, cioè nel senso non posso decidere di fargli fare ad esempio un controllo sul valore che sta leggendo e impostare quindi un altro registro in base a questo. Se la domanda voleva intendere questo. Se invece la domanda intende se è possibile applicare delle modifiche grafiche, diciamo, ai widget, quindi fare in modo di vederli con colori diversi o con temi diversi, cose del genere, no, nel senso che anche quelli là sono chiusi, sono degli elementi che sono precaricati nel TP200 e che diamo la possibilità di scegliere per ogni singola variabile, ma senza poterli modificare. Questo ovviamente per quanto riguarda la versione standard, chiaramente. Quindi se poi ci sono richieste specifiche, siccome, come diciamo sempre, tutti i nostri prodotti sono progettati, realizzati e prodotti interamente qui da noi a Castelfranco Veneto, insomma, quindi se c'è da fare una personalizzazione per quanto riguarda o il colore o la funzione, siamo chiaramente in grado di farlo, però il prodotto standard non prevede un'alterazione, diciamo, della grafica, dei colori, caricare qualche icona custom o cose del genere. I widget sono quelli e posso decidere dove visualizzarli, ma graficamente rimangono così. Non so se ho risposto alla domanda, se non ho risposto alla domanda, casomai chiedo la cortesia di dirmelo, che così. Allora, per quanto riguarda le versioni con più variabili rispetto a 40, diciamo che 40 è un numero che abbiamo deciso perché è esattamente il doppio delle variabili che si possono visualizzare sul TP100, che è il fratello minore di TP200. È il prodotto di cui abbiamo parlato nel webinar precedente, quindi comunque dopo trovate anche lì documentazione, video e quant'altro. Ovviamente ci sono comunque dei limiti, nel senso che non possiamo pensare di visualizzarne 1000, però 40 diciamo che non è un limite critico per l'hardware o per il processore, ecco, quindi al momento 40 è l'unico limite disponibile. Come ho detto, se un cliente ci chiede di farne vedere 50 o 100, non sarà un grosso problema, insomma, accontentarlo, quindi anche quello lì non è assolutamente problematico e anzi, siccome comunque il prodotto è di fatto appena stato lanciato, se ci dovessimo rendere conto che 40 è un numero troppo basso, può anche essere che in seguito a una serie di richieste da parte dei nostri clienti lo andiamo ad alzare noi di default. Comunque ecco, 40 non è sicuramente un valore critico né per l'hardware né per il display, quindi né per il processore né per niente altro, quindi è semplicemente un limite che abbiamo deciso noi.
Perfetto, allora direi che se non ci sono altre domande ci avviamo alla conclusione. Niente, vi ringrazio per l'attenzione, appunto troverete questo webinar, il video di questo webinar caricato nel nostro sito, nel nostro canale YouTube, e se volete eventualmente ulteriori informazioni potete scrivere al supporto tecnico, vi risponderò probabilmente io, quindi c'è la possibilità di sentirci telefonicamente o per mail. E niente, grazie ancora e ci vediamo al prossimo webinar.